Ciao a tutti e benvenuti nell'oscuro mondo di Rise, il nuovo gioco di carte che ha cambiato le strategie e i meccanismi di gioco. Questo è un tutorial appunto che vi mostrerà come si gioca a questo meraviglioso gioco. Innanzitutto diciamo che questo gioco ha portato tre innovazioni principali. La prima riguarda i leader, ne potrete avere fino a 3 che potete usare durante il gioco della battaglia. La seconda innovazione riguarda appunto le risorse che per la prima volta verranno create dalle carte stesse, dalla maggior parte delle carte, in base alle carte che verranno evocate durante il gioco. E la terza innovazione fondamentale riguarda le postazioni. Ne avrete fino a 2, la cripta e l'oblivion. Inoltre ricordiamo che le carte possono essere acquistate e ordinate direttamente sul sito internet www.risecardgame.com e potete acquistare il mazzo che è composto da 63 carte. Ma entriamo un po' più nel vivo del gioco. Ciao Fabio. Riccardo. Allora, innanzitutto spieghiamo come si legge una carta. Allora, prendiamo dunque questa qua. Potete vedere che in alto innanzitutto c'è il nome del personaggio, l'immagine, il costo di evocazione, le risorse, la tipologia di carte, in questo caso è la tipologia follower, e sotto abbiamo le nostre abilità o gli effetti in base alla carta. Ci sono 4 tipi di carte. La carta leader, che è il nostro comandante in qualche modo, e la carta leader diciamo che ha una peculiarità, il fatto che se si gira si trasforma e diventa più forte, le sue abilità diventano più forti. Avendo 3 leader in mano si possono giocare un leader per ogni turno, ma non si è obbligati in qualche modo a giocarlo sempre. L'importante è che se ne gioca uno per turno. Poi abbiamo la nostra carta follower, che sono i nostri soldati. La peculiarità di questa carta rispetto alle altre carte è che hanno 2 numeri, uno a sinistra e uno a destra. Il numero a sinistra appunto sta a significare l'attacco, perché il follower può attaccare o difendere, mentre a destra abbiamo la sua vita. Poi c'è la carta item, che sono gli oggetti che una volta messi sul campo di battaglia in qualche modo hanno delle possibilità per i nostri follower, quindi possono produrre, possono fare le varie abilità che appunto troverete tutte scritte sotto la carta. E infine abbiamo la carta action, così chiamate carte usa e getta, che una volta appunto usate nel campo di battaglia poi vanno a finire nell'oblio. Ok, ora spieghiamo, Fabio, come in qualche modo funziona il campo di gioco. Però, prima di questo forse è meglio dire una cosa molto importante e chiarirla subito: le risorse. Le risorse sono 4. C'è il sangue, teschio nero, teschio bianco e teschio viola. Il teschio bianco si ottiene prendendo dal campo di battaglia un nostro follower, mettendolo nell'oblivion, così che abbiamo la possibilità di creare una risorsa teschio bianco. Il teschio nero si ottiene prendendo un nostro follower nelle carte che abbiamo in mano, mettendole nell'oblivion, così che avremo appunto una risorsa teschio nero. Teschio viola che si ottiene prendendo dalla cripta un nostro follower, mettendolo nell'oblivion, così che appunto riusciamo ad ottenere una risorsa teschio viola. E infine il sangue, che diciamo ce l'hanno la maggior parte delle carte, e il sangue in qualche modo può essere riprodotto anche dalla maggior parte delle carte stesse. Ma appunto spieghiamo il nostro campo di gioco. Allora, abbiamo le nostre carte in mano
che sono composte appunto da i 3 leader più 5 carte che verranno pescate dal deck, dal nostro deck. Il deck sono appunto le carte del nostro mazzo e le possiamo avere fino a un minimo di 60 in su e si possono avere solamente 4 tipi di carta a tipologia. Poi a fianco al deck abbiamo la cripta, dove appunto finiranno i nostri follower uccisi, e a fianco alla cripta avremo l'Oblivion, dove appunto finiranno tutte quelle carte distrutte, comprese tra gli item, le carte action e i nostri follower che serviranno a produrre le nostre risorse. Bene. A specchio davanti a noi abbiamo Fabio, il nostro avversario, che ci spiegherà appunto, no? Che cosa hai qua davanti, Fabio? Spiegacelo anche tu. Abbiamo il nostro deck, a partire da sinistra la cripta e l'Oblivion. Perfetto. Abbiamo i nostri 3 leader che abbiamo preso. Ok. O meglio, abbiamo tenuto sempre qui di lato perché le 5 carte siamo andati a pescarle. Perfetto. Quindi anche io pescherò, come ha fatto Fabio, le 5 carte che andranno a comporre e andranno insieme ai nostri 3 leader. Quindi 1, 2, 3, 4 e 5. Le abbiamo pescate dal nostro deck. Quindi 8 carte in mano. Con 20 punti ciascuno per cominciare la partita. Esattamente, 20 punti ciascuno, perché appunto chi vince la partita? La partita la vince chi rimane a 0. Si parte da un punteggio di 20, quindi 20 punti a me, 20 punti al nostro avversario, e chi perde questi 20 punti, quindi chi arriverà a 0, perderà la partita. C'è un altro modo anche per... Chi inizia? Chi inizia? No, prima di questo c'è una cosa ancora più importante, insomma, diciamo che c'è un altro modo per poter vincere la partita, cioè far finire le carte del deck dell'avversario. Quindi, se si toglie il punteggio da 20 a 0, oppure se riusciamo a far finire le carte del deck, che chiaramente è più difficile perché essendo molte carte più un minimo di 60 devono essere, quindi è più difficile, diciamo così, però è un'altra opzione. Vi ricordiamo che possiamo avere massimo 10 carte in mano. Esattamente, non più di 10. Se infatti pescheremo delle carte che appunto ci diranno che potremo pescare dal deck altre carte, se ne abbiamo 10 in mano non potremo possiamo andare oltre. Un'altra cosa molto importante prima di iniziare, di vedere chi inizia, è bisogna dire che nella prima selezione delle carte, dopo che abbiamo pescato, se noi ci rendiamo conto che alcune carte non ci piacciono, o 5 o una, quelle che vogliamo, un po' come nel poker, esatto, Riccardo, possiamo decidere, magari per convenienza, di scartarle, rimetterle sotto il mazzo deck e riprenderne altre 2. In base a quante, diciamo, in base a quelle che ci servono. Esatto. In base a quello che ci serve. Ora questa operazione la facciamo dopo. Perché la facciamo dopo? Perché vediamo chi inizia. Esattamente, dobbiamo capire chi inizia la partita. Se voi avete dadi, usate i dadi. Noi per comodità facciamo un bel pari o dispari alla vecchia maniera. Pari. Disparo. Bene, 2, 2, 4. Quindi ha vinto lui e inizierà lui. Siamo anche bravi in matematica. Esatto, è quello che non ci piove. I 3 leader ce li avevamo. Come detto prima, queste 2 le scarterò perché troppo alte di livello, quindi vado a metterle sotto il deck e vado a pescare altre 2 carte, 1 e 2. Io farò lo stesso, quindi deciderò di togliere queste 3 carte, le metto sotto il deck, quindi cambierò 3 carte e pescherò dal deck appunto altre 3 carte. Ok. E ora la palla sta a te. Allora, io pesco una carta e decido di giocare il leader. Lo faccio girare in maniera tale da mettere in funzione lo speed e la sua abilità, in questo caso la produzione di una goccia di sangue, per poter utilizzare questa carta qua,
che mi servirà per poter prendere altre 2 carte. Una e 2. Dopodiché la sua funzione di questa carta action è finita e la andrò a mettere nell'oblivion e passerò il turno al mio avversario. Perfetto, ora tocca a me, quindi anch'io prenderò dal deck la carta e anch'io giocherò il mio leader, in questo caso Set, che ruoterò per produrre una goccia di sangue, giocherò il follower, quindi mi dà la possibilità di giocare il follower in questo caso, e in più ho la possibilità di giocare anche questa carta che non ha costi di evocazione, quindi mi permette di metterla nel campo di battaglia. E passo la parola al mio avversario. Ricomincia la mano e noi azzeriamo, ruotando di nuovo, in questo caso il nostro dealer, il nostro leader, la nostra unica carta. Pesco un'altra carta, posiziono qua e decido di trasformare il mio leader. Quindi lo prendo, lo giro, vediamo anche la differenza. È più forte, no? È più forte. Vediamo anche la differenza qua, proprio nell'immagine del leader, e la ruoto per metterla in attività. In questo caso il mio leader può produrre 2 gocce di sangue, oppure mi dà la possibilità di prendere una carta dal mazzo e far sì che sia, senza essere neanche girata, un followers che avrà 1 di vita e 1 di attacco. Quindi la prendo e la posiziono qua e rendo la mano al mio avversario. Perfetto, quindi sta di nuovo a me. Intanto si riruotano a ogni turno le carte. Pesco la mia carta dal deck. Perfetto. E ora decido innanzitutto di attaccare, perché ho la possibilità di attaccare con questo follower. Ruoto la carta per attaccare e quindi intanto attacco con questo follower. Lui mi attacca, io decido di difendermi con questo follower, questa carta girata, e la roto, la faccio girare. Preferisco andare direttamente allo scontro, In per difesa. quanto si perderà uno e l'altro. Mi difendo. Esatto, perché siccome è E si annienta. 1, in questo caso contro il mio 1-1, si annientano annienteranno. e quindi muore il mio follower che andrà nella cripta. Il mio carta item, Esattamente, no, una action, andrà nell'oblivion. si può anche rivelare e andrà nell'oblivion. Ok. Questo attacco è andato così. Adesso la mano La mano continua a essere sua. Continua a essere mia, quindi decido di ruotare il leader Set. Ruoto anche il mio follower in modo tale che ho 3 gocce di sangue che posso produrre e vado a mettere il follower Deadly Assassin che posso giocare, perché ricordiamo che ha 3 come costo di evocazione e con questo 3 costo di evocazione 2 risorse devono per forza essere di sangue. Io in questo caso ne uso 3 perché una l'ha prodotta il mio leader, 2 le ha prodotte il mio follower e quindi posso mettere in gioco questa carta. E inoltre, dopo aver quindi messo in gioco questo altro mio follower, il follower Domed Che ha Neonate, appunto, che ha prodotto 2 gocce di sangue, come abilità appunto ha il fatto che se produce viene ucciso appunto, e quindi va nella cripta. E siccome il follower che ho giocato ha come abilità appunto l'abilità speed, quindi mi permette di ruotarla subito nel momento in cui viene messa nel campo di battaglia, decido di attaccare il mio avversario e quindi attacco con questo follower. Io decido di non difendermi perché comunque non posso, e quindi mi leverà 2 punti
dalle mie vite iniziali, dai 20 punti iniziali. Esatto. Quindi da 20 passa a 18 punti. Quindi io 20, lui 18. Siccome tocca ancora a me, decido di giocare l'altro mio leader, Dunfir. Quindi dopo aver giocato il mio altro leader, e ora posso farlo perché il mio primo leader l'ho giocato nell'altro turno, quindi ora essendo l'altro turno gioco il mio secondo leader, decido di togliere dalla cripta un follower e metterlo nell'Oblivion, così che riesco a creare una risorsa di teschio viola che mi permette di giocare questo follower. Questo follower qui che mettendolo in campo, come potete vedere, ha appunto 1 costo di evocazione, come costo ha il teschio viola. Quindi mettendo il mio follower dalla cripta all'Oblivion creo questa risorsa e mi permette di giocare. E passo il turno. Ok, turno mio, rigiro come sempre il leader, la mia carta, pesco un'altra carta, ok, e decido di giocare un altro leader. Allora, Adamant. Giro tutti e 2 i leader in maniera tale da produrre 3 gocce in tutto, in totali, e gioco questa che ho pescato, che ha un solo costo di sangue, e poi insieme a quest'altra carta, Baleful Guard, che essendo 1-4 sarà utile a difendermi dal suo Golem, Esatto. che è un 3-3. Esattamente. E passo. Perfetto. Il turno passa a me, quindi come sempre rigiro le carte. Tornano normali. Pesco la carta. Giro i miei leader, che in qualche modo mi permettono di creare 2 risorse di sangue e mi danno la possibilità di giocare la carta Action Dark Sacrifice. Questa carta ha come abilità quello di sacrificare una carta follower sia mia che del mio avversario, e in questo caso, avendola giocata, decido di sacrificare il mio follower Deadly Assassin, che lo metterò nella cripta. E io, Vender Victim, che metterò anch'io nella mia cripta. Siccome ho giocato la carta Action, chiaramente essendo quelle carte usa e getta, vanno nell'Oblivion. Ma non è finita qua, perché il mio follower ha come abilità il fatto che una volta ucciso ha la possibilità di uccidere ulteriormente altri 2 follower, sia uno mio che uno del mio avversario. E quindi deciderò di uccidere come follower Ghoul, che andrà nella cripta. A me non rimane che eliminare Baleful Guard, che metterò nella cripta anch'io. Dunque la partita sta ancora a me, quindi posso fare un'altra mossa, cioè quella di prendere i miei 2 follower dalla cripta e metterli nell'Oblivion, così che mi permettono di creare 2 teschi viola e mettere in campo il mio follower. Inoltre decido di giocare anche il mio ultimo leader, Sabine, e passo la palla al mio avversario. Pronti? Rigiriamo come sempre le carte e peschiamo. Ci posizioniamo qui. Allora, rigiriamo per produrre e mettiamo in campo Jump into the Wine. Questa carta mi permetterà di scegliere, di avere la possibilità di scegliere di far riprendere una carta in mano al mio avversario, in questo caso proprio questa, che lui andrà a riprendersi. Che era la mia più forte in realtà. E la riprende. Dopodiché, questa carta che è un action la mettiamo nell'Oblivion come sempre e decido di giocare anche il mio ultimo leader, Ophelia, che metterò qui.
la girerò per produrre una goccia di sangue per poter usare una carta item, il calice, e rendo la mano al mio avversario. Quindi tocca ancora a me, chiaramente torna tutto come prima, quindi rigiro le mie carte, pesco. Bene, e in questo momento decido di trasformare il mio leader, in questo caso Dunfer, se ci riesco, trasformo, ok. Quindi ho ruotato il mio leader, Dunfer, e ho quindi come abilità a quella di poter prendere dall'Oblivion un follower e poterlo mettere in gioco. Io in questo caso, siccome posso sceglierlo, scelgo Ghoul, lo metto in gioco, decido di ruotare quindi Dunfer, chiaramente, che mi attiva l'abilità, e in più ruoto i miei 2 leader che mi permettono di mettere quindi in gioco un follower, e decido di attaccare il mio avversario. Beccate questa. Di brutto anche, aggiungerei. Allora, di conseguenza ero a 18 e il mio avversario così mi leva altri 3 punti e quindi vado a 15, però mi riprendo in mano il turno. Allora, ci rigiriamo come sempre le nostre carte. Uniamo anche questo leader così è più comodo. Pesco la carta, prego. Pesco. Eccola qua. Giro. Mentre il leader. E decido, per poter usare questa carta che mi permetterà di afferrare una delle sue, decido di sacrificare un mio follower, di scartare la carta e di metterla nell'Oblivion. Questa carta appunto mi permette, in questo caso, ha l'abilità di poter di farmi scegliere una delle sue carte da prendere, e scelgo proprio il suo Golem da 3 punti che mi prendo, e per ricordarmelo la metto qua davanti e gliela porto via. Lo imprigioni praticamente, l'ha imprigionato. L'ho sequestrato e passo il turno. Ora passa la palla a me, quindi come ogni turno giro tutte le carte, pesco e decido di ruotare i miei 2 leader Sabine e Seth più il mio follower che prima ha attaccato, per poter far sì di giocare un altro mio follower, e siccome ha, ricordiamo, l'abilità Speed, lo ruoto per infliggere un attacco al mio avversario. Dal suo attacco io decido di non difendermi e di scendere da 15 meno 4 a 11 pur di non perdere il mio gol che gli ho portato via prima, e quindi lo lascio continuare. Quindi ora sta a me perché continuo la mano e decido di ruotare il mio leader, così che attivo l'abilità che mi permette di ripescare una carta dall'Oblivion. In questo caso decido di pescare il follower Deadly Assassin, quindi avendo ruotato il mio leader posso metterlo in gioco. Ora io qui, avendo questo follower, la carta e l'abilità Speed, potrei anche ruotarlo e attaccare, ma non lo faccio perché andrei a scontrarmi con una carta più forte, quindi mi ucciderebbe, per cui decido di passare il gioco. Innanzitutto rigiriamo i nostri leader. Okay. Peschiamo la carta, che è buona. Facciamo una cosa, visto che lui potrebbe attaccarmi, giochiamoci l'abilità di uno dei leader, di Severin, che abbiamo già giocato prima. Quindi giriamo rispetto agli altri e prendiamo una carta dal mazzo che diventerà un follower 1/1 senza neanche bisogno di essere girata, e la mettiamo qua, in maniera tale che se lui decidesse di attaccarmi comunque siamo protetti. Dopodiché giro gli altri 2 leader, 1 e 2,
2 gocce di sangue e anche il calice che mi produce la terza goccia di sangue. Sacrifico il gold suo per poter ottenere un teschio bianco che andrò a posizionare nel mio oblivio. bravissimo. Grazie. Con 3 gocce di sangue e la sua carta sacrificata, la mia nell'oblivio, posso mettere in gioco Persecutor. Qua. Avendo deciso di giocare questa carta, è una carta che mi permette di esiliare una delle sue carte per tutto il resto della partita, a meno che la mia carta non venga uccisa. Decido di prendere il suo 4/4, ovviamente, e di esiliarla. Potremmo metterla dall'altra parte, noi la mettiamo qua, così ci ricordiamo, e ce la mettiamo qua, buona buona, in maniera tale che ci ricordiamo che la sua carta è esiliata. Come se la congelassimo in qualche modo. Ecco fatto. Una volta esiliata la carta, io dovrei ripassare il turno, ma incominciamo a salutarvi da qui e noi ci continuiamo la partita da Per soli. conto nostro. Prima però vogliamo ricordare una cosa importante Importantissima. e qui ti ovvero- ripasso davvero la mano. Allora, il sito internet, innanzitutto, Che è www.risecardgame.com, dove potrete trovare, oltre a ordinare il mazzo di carte completamente su internet, potete trovare anche il regolamento in italiano. Perché? Perché nel mazzo delle card il regolamento per ora è in inglese, quindi voi andate sul sito e ve lo vedete in italiano tranquillamente. Inoltre potrete anche vedere sempre sul sito i vari punti vendita delle carte. tutti i rivenditori autorizzati. Esattamente, i rivenditori autorizzati e anche gli eventi che verranno organizzati. Sul sito troverete tutte le informazioni, insomma, quindi andrete lì e sarete informati su qualsiasi cosa. Vi ringraziamo Noi ci e continuiamo la partita e è stato un piacere, ragazzi. anche perché lo sai che perderai, diciamolo. Sì, adesso vediamo. Ciao a tutti!